Petto di pollo e insalata, pranzo veloce e salutare, ma sarà davvero così? La carne bianca fa sempre bene al nostro corpo? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito e oggi analizziamo insieme qualche luogo comune riguardante le carni bianche. Ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi scoprire cosa penso di questa categoria di carni, ma soprattutto che tipo di acquisto prediligo per la mia tabella alimentare. Inoltre, se hai piacere, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! La carne bianca è uno degli alimenti più comuni nelle cucine di tutto il mondo, ricca di proteine e povera di grassi e calorie. Generalmente le carni bianche sono ritenute più salutari rispetto alle carni rosse, niente di più. Contrariamente a quanto si crede, le carni bianche non sono solamente quelle di pollo, tacchino e coniglio. In questa categoria infatti rientrano anche il vitello, l'agnello e il capretto. Sono invece considerati animali a carne rossa bovini, ovini adulti ed equini. Per quanto riguarda la categorizzazione dei suini farò in futuro un video specifico, in quanto vi sono opinioni contrastanti. A questo punto vediamo insieme nel dettaglio le caratteristiche delle principali carni bianche, quelle tendenzialmente più consumate e conosciute. Partiamo con il pollo. A questa categoria appartengono principalmente il gallo, il galletto, il pollo e il cappone. Questa carne è tra le più importanti in questo settore. Ciò è dovuto fondamentalmente a due aspetti di natura diversa. Il primo riguarda il prezzo, contenuto e sostenibile. Il secondo interessa l'aspetto, conosciuto ai più salutare. Va poi ricordato che la carne di pollo, più precisamente il petto, rappresenta l'alimento di maggior consumo nei regimi dietetici. Le ricette che si possono preparare a base di pollo sono davvero infinite. È un alimento che permette una varietà di abbinamenti e ricette davvero innumerevoli. Proseguiamo con la seconda carne bianca di oggi, il tacchino. Facente parte di una famiglia diversa dal pollo, anche il tacchino fornisce una carne bianca leggera, digeribile e molto nutriente, ricca di ottime sostanze benefiche per la salute di adulti e bambini. Le proprietà nutrizionali delle carni di questo volatile sono davvero tante, a fronte di una limitata quantità di grassi. Il tacchino infatti è ricchissimo di proteine nobili, di minerali tra cui ferro e zinco e di vitamine. Mangiare carne di tacchino, quindi in dosi ovviamente equilibrate, può avere un effetto benefico generalizzato sull'organismo. La terza carne bianca di oggi è il coniglio. Parliamo di un'ulteriore famiglia di animali che comprende anche le lepri. La carne di coniglio è estremamente magra e poco calorica, contenendo circa 118 calorie per 100 grammi di prodotto. Ha un basso contenuto di colesterolo, 52 mg per 100 grammi, e possiede una percentuale di proteine, circa 20 grammi per 100 grammi di prodotto. È facilmente digeribile e, grazie alle sue caratteristiche nutrizionali, risulta adatta per l'alimentazione di sportivi e salutisti, ma anche bambini. In genere si suggerisce di preferire le carni bianche a quelle rosse quasi solamente grazie alla loro facilità di essere digerite. A differenza del pensiero comune, le carni bianche, soprattutto quella di tacchino, contengono anche un buon contenuto di ferro. Al tempo stesso, la carne bianca è ricca di proteine e amminoacidi. È particolarmente apprezzata da chi deve tenere sotto controllo il peso corporeo, contenendo pochi grassi, oltretutto poliinsaturi, e anche il contenuto di colesterolo è minimo. Le proprietà benefiche delle carni bianche chiaramente si conservano se cuciniamo tali prodotti in maniera molto semplice e se insaporiamo i piatti con spezie e poco condimento. Ho parlato dei metodi di cottura più validi nel video che ti lascio qui sopra. Le carni bianche contengono una buona dose di zinco e sono considerate una delle principali fonti di vitamina B12.
vitamina utilissima nei processi metabolici di trasformazione dei carboidrati e nella ricostruzione dei tessuti connettivi. La vitamina B12 è la vitamina principalmente assente nelle diete vegane. Dopo tutte queste belle cose che ti ho raccontato sulla carne bianca, so a cosa stai pensando. Vado a riempirmi di pollo o tacchino, tanto hai raccontato per tutto il video che fa bene, non mi dovrei preoccupare. No, altrimenti a cosa serve questo video? Analizziamo insieme i rischi in cui possiamo incorrere quando acquistiamo carne bianca, focalizzandoci principalmente sul pollo, dato che si tratta di uno degli alimenti più consumati al mondo. Sicuramente avrai sentito parlare di polli gonfiati per aumentare di peso velocemente e far guadagnare di più le aziende. Purtroppo è la triste verità. Molte aziende nutrono i polli con mangimi iperproteici e così il peso del loro petto è tale che quando vengono mandati al macello, a sole 6 settimane di vita, hanno difficoltà a deambulare, oltre a problemi cardiaci e respiratori. Vengono allevati in capannoni che possono contenere sino a 30.000 animali, 20 per metro quadrato, senza la possibilità di accedere all'aperto. Quindi è facile capire che bisogna stare attenti quando decidiamo di acquistare il nostro famoso petto di pollo sano e digeribile, da consumare con un'insalata giusto per stare leggeri per il nostro pranzo. È stato riscontrato che fino al 97% di tutta la carne di pollo statunitense viene trattata con cloro prima di essere spedita al supermercato in vendita al pubblico. Tutto ciò è necessario a causa di quello che dicevo prima, polli allevati intensivamente e velocemente. Di conseguenza puoi immaginare il livello di urina e feci che resta sull'animale quando viene macellato. Altre inchieste hanno rilevato e messo in luce che molto spesso la carne di pollo cruda e surgelata viene inserita in grandi betoniere dove, dopo essere stata trattata con proteine di mucca o di maiale, queste carni riescono ad assorbire fino al 40% di acqua in più. Tutto ciò serve per aumentare dimensione e peso, acquistando così maggior valore sul mercato. Un valore che però non ha nulla a che vedere con la qualità. Ammassati uno sull'altro, con pesanti conseguenze su salute e benessere, i polli sono soggetti alla diffusione di batteri come la salmonella e il campylobacter. Se uno solo degli animali si ammala, anche gli altri vengono trattati preventivamente, anche se sono sani. Si tratta di un meccanismo che porta a conseguenze preoccupanti per la salute umana e che riguarda soprattutto la resistenza agli antibiotici. Di cosa sto parlando? La resistenza agli antibiotici consiste nella capacità dei batteri di sopravvivere e moltiplicarsi pur in presenza di uno o più antibiotici e quindi di continuare a causare l'infezione. Ogni anno nel mondo muoiono oltre 700.000 persone per infezioni batteriche che gli antibiotici non riescono più a curare a causa dell'antibiotico resistenza. In Europa il conteggio più recente parla di 33.000 morti in un anno. L'Italia, il nostro amato paese, è maglia nera con un bilancio di 10.000 decessi l'anno, direttamente collegati alla perdita di efficacia di questi farmaci. Questi sono alcuni dei problemi che un acquisto poco attento di un semplice alimento, sano e nutritivo come il pollo, può arrecare al nostro organismo. Ovviamente alcune di queste tecniche non riguardano solo il pollo e la carne bianca in genere, ma anche altri tipi di alimenti tra cui insaccati, carne in scatola e piatti pronti. Quindi ora ti starai chiedendo, come sarebbe meglio selezionare della carne bianca? Preferire un taglio di carne bianca allevato all'aperto e non intensivamente, alimentato in maniera naturale, sarà sicuramente preferibile e più sano per il nostro organismo. Dell'importanza di un'alimentazione biologica o per meglio dire naturale ne ho parlato approfonditamente in questo video, se te lo sei perso te lo lascio qui sopra come sempre. La scelta che io cerco di prediligere è senza dubbio l'acquisto di alimenti di qualità. Come detto nei video precedenti, consumare meno ma meglio è la base della nostra alimentazione. Mangiare un petto di pollo allevato naturalmente 1 o 2 volte alla settimana sicuramente potrà arrecare pochi danni eclatanti all'organismo. Un'alimentazione variegata è il fulcro del nostro benessere.
Alternare quotidianamente verdura, frutta, uova, pesce, carne, frutta secca e magari in secondo luogo cereali integrali e legumi sicuramente arricchirà il tuo stile alimentare migliorandone gusto e salute. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Un saluto dal tuo Alberto Zippo e ci vediamo al prossimo video!